Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi volevo far vedere questo oggettino che mi sono comprato, che è questo, poi lo vedete meglio nel video, che è un tester USB-C per gli alimentatori PD, quelli che variano praticamente la tensione in base all'apparecchio che c'è collegato. Io l'ho preso perché lo uso su una videocamera che non c'è più l'alimentatore originale e volevo vedere che erogasse la tensione giusta e che magari non assorbisse la telecamera di più delle caratteristiche dell'alimentatore che ci ho messo. E siccome lo trovo bellino, oltretutto anche bellina la scatola, ho deciso vi faccio vedere un video e vi metto eventualmente, visto che me lo chiedete, il link in descrizione se qualcuno gli interessasse prenderlo. Uguale, è una cosina semplice, bellina, fa un sacco di funzioni. Continuate a vedere il video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Volevo far vedere questo oggettino che ho preso che serve per monitorare le prese USB-C. Io l'ho preso perché praticamente l'alimentatore della videocamera professionale della Canon che ho si è guastato perché è andato a 1000 pezzi, è caduto comunque, vabbè, e visto che il suo si trova male e lo fanno pagare un'ira di Dio, io ho degli altri alimentatori PD e volevo vedere se la tensione che usciva era quella corretta per evitare di bruciare una videocamera che insomma costa anche diversi soldi, sì che l'ho preso perché fa comodo per questa funzione, ma fa un mucchio di altre funzioni ora che io ovviamente non uso. Comunque è bellino perché come vedete c'è una confezione bellina, diciamo, e questo è l'apparecchiettino. È l'apparecchio, ha le protezioni di gomma morbida, di silicone, sia per l'ingresso che per l'uscita. Un'altra cosa bellina è che c'ha questa presa qui che si può collegare al computer per fare gli aggiornamenti e tutte le cose del caso. Ovviamente lo schermo è sempre completamente lucido, che ci darà noia nelle varie funzioni. E una cosa ancora che è bellina è che questo qui praticamente, che noi lo mettiamo così o lo giriamo in qualsiasi maniera, fa come il telefonino, alla fine raddrizza, diciamo, l'immagine. Probabilmente ha un sensore interno che ci farà vedere sempre l'immagine per il verso giusto, che la numerazione per il verso giusto, dopo si vede insieme. Ha diversi pulsanti qui che servono per l'impostazione iniziale, scegliere la lingua, e poi anche per le varie funzioni statistiche, roba strana che fa. E ora cerco di farvela vedere. Lo collego a questo alimentatore USB-C e lui ovviamente, fino a che non ci colleghiamo un carico, rimane spento. Io ora per appunto ci collego un piccolo carico, ci collego un saldatore di quelli che avete visto anche in un altro video. Come vedete, ovviamente ora tornerebbe male vederlo in questa maniera, però se lo capovolgiamo, se lo giriamo, si raddrizza l'immagine. Se lo mettiamo in questo verso qui, l'immagine è dall'altra parte, però vediamo se riesco a fare una cosa meglio. Lo stacco un attimo e lo giro da quest'altra parte in maniera che torna meglio, perché non c'è l'alimentatore a tappare parte dell'immagine. Allora così, oppure lo posso girare e lui si raddrizza. Vediamo se anche dall'altra parte lo fa, anche dall'altra parte lo fa, che da qualsiasi parte lo giro e da qualsiasi parte lo vedo bene. Ecco, in questo momento lui ci sta dicendo che l'alimentatore sta erogando 20 volt. Vediamo se sposto il saldatore, se no brucio dei cavi.
e sta erogando 20 volt 0,6, sicché 20 volt per alimentare il saldatore, però il saldatore, siccome è in stand-by, come vedete, l'assorbimento in corrente e in watt è piccolo. Se io l'accendo, vediamo un po', se io l'accendo, come vedete, ora sta consumando di più, sta consumando e sta calando, perché mano a mano che scalda ovviamente cala il consumo. Partito con 3 ampere si stabilizzerà con una corrente di mantenimento quando il saldatore raggiunge la temperatura di esercizio. La stessa cosa ovviamente ci fa vedere i watt. Poi vediamo cosa ci può dire ancora. Ora lo spengo un'altra volta. Lo spengo e lui ci dice che ovviamente eroga gli stessi 20 volt, ma con la corrente, diciamo, di inizio, cioè poca. Ora stacco l'alimentatore e ci collego un oggetto che va a tensione diversa, in maniera che l'alimentatore dovrebbe erogare una tensione diversa per non friggerlo. Questo va a 5 volt. Ora lo inserisco, lui rifà tutta la sua funzione, perché tutte le volte che ci si stacca il carico ovviamente l'apparecchiettino si spenge. E ora mi sta dicendo appunto che sta erogando 5 volt con 0,55 ampere. Questo qui è praticamente la custodia dei microfoni, quella che le ricarica anche, e ora, siccome era sotto carica, sicché è bella carica, diciamo, non sta assorbendo nulla, e in questo momento assorbe 146 mA di mantenimento. Ora l'ho staccata, ce n'ho un'altra uguale, proviamo se questa è un pochino più scarica, dovrebbe assorbire qualche cosina di più, forse. Infatti assorbe quasi mezzo ampere, perché è scarica, questa è più scarica, e sicché dovrebbe caricarsi per calare l'assorbimento, sicché può far comodo per vedere quello che stiamo facendo, la corrente che sta erogando il nostro alimentatore e diciamo le varie cose, in maniera per vedere, e nel mio caso che io ci alimento la videocamera che deve erogare 9 volt con un certo assorbimento, possiamo tenere sotto controllo che non stia assorbendo più di quello che regge il nostro alimentatore, se no si frigge, e che non stia erogando più tensione di quella che è necessaria, perché se no il nostro apparecchio si frigge invece che l'alimentatore. Ricollego il saldatore un attimo, così dopo lo posso riaccendere. E vorrei entrare un attimino, senza addentrarmi troppo nell'altro menu, diciamo. Se io premo uno di questi bottoni qui abbiamo allora un grafico. In questa maniera qui ci sta dicendo che stiamo erogando i soliti 20 volt con un assorbimento minimo, e se vedete il grafico praticamente piano piano ora comincia a scorrere, un po' come si vedeva nell'alimentatore, quello della finirsi sempre. Se io ora accendo il saldatore, se trovo il pulsante giusto, l'ho acceso, ora praticamente si dovrebbe vedere il grafico che lui inizia ad assorbire e poi piano piano cala l'assorbimento mano a mano che va in temperatura. Vediamo se è vero. E infatti abbiamo visto che l'ho acceso, assorbimento massimo, e ora si sta stabilizzando perché il saldatore ha raggiunto praticamente la temperatura massima e in questo momento non sta funzionando, sta assorbendo il 9% diciamo della potenza, perché è quella di mantenimento. Se io aumentassi la temperatura, vediamo un po', lui
si dovrebbe vedere che ci è un picco di assorbimento quando il grafico ovviamente ce lo fa vedere. E infatti c'è stato un picco di assorbimento e poi sta ricalando piano piano quando raggiunge la temperatura che deve raggiungere il nostro saldatore. Sicché anche questo grafico qui ci può far comodo. Poi vediamo cosa può fare. Allora, ci sono delle applicazioni, questa qui per la carica rapida va letto a modo le istruzioni, però siccome tutte le volte che apro diciamo questa schermata mi dice attenzione, attenzione, io penso che servano per gli apparecchi che reggono la carica rapida per forzare eventualmente l'alimentatore a erogargli la carica un pochino più rapida, però siccome ci vengono, ripeto, se tocchi qui morirai, praticamente sì che non l'ho usato. Comunque vediamo un attimino, andiamo oltre. No, volevo andare qui, ma oltre, non qui. Questo ve lo faccio vedere un attimo, poi lo stacco. Vedete, scritta rossa, occhio perché fai del caos, eccetera, eccetera. Insomma, non lo faccio, non voglio friggere magari il saldatore. Poi no, a cose normali a me non mi serve, sicché chi eventualmente acquista l'apparecchio può andare a leggersi le istruzioni. Io ve lo faccio vedere, ma non è che lo devo sapere usare completamente del tutto. Allora, da quest'altra parte vediamo cosa fa delle statistiche. Per esempio qui va a, se questa fosse una batteria, mettiamo che io l'avessi collegata a un power bank, lui mi fa una statistica di quello che va a assorbire, della capacità della batteria e come si dice, come dice Luigi, è compagnia cantante, ma di solito ci dico anch'io. Poi tornando indietro fa un'altra funzione, questa qui, che è interessante, specialmente l'ultima se uno usa un alimentatore come questo da rete, perché ci va a dire a occhio e croce i ripple e ce lo fa vedere in questo caso a 20 kHz, possiamo spostarlo a 50 kHz e via discorrendo fino a 200 kHz, sicché diciamo possiamo, vedete, questo alimentatore qui ha 1 MHz, se ne va a tirare fuori un po' di armoniche e questo a noi non ci piace perché magari ci va anche a 2 MHz, ci va a disturbare degli strumenti che abbiamo in laboratorio e poi non sappiamo come mai andiamo a fare delle misure magari con l'oscilloscopio e vediamo il segnale sporco. Sì che anche questa cosina qui fa comodo perché secondo che alimentatori sono, vedete, mano a mano che calo la frequenza, diciamo queste spurie sono più o meno basse, sicché diciamo è un'altra cosina utile che fa questo prodotto qui. Torniamo nella schermata principale, vediamo un po', torniamo indietro e torniamo indietro ancora e andiamo nella schermata principale che è questa. E io diciamo vi ho fatto vedere questo oggettino che mi sono comprato. Se a qualcuno gli fa comodo, come spesso chiedete, vi metto il link se lo volete prendere. E con questo direi di concludere il video. Concludo il video inquadrandovi le caratteristiche del prodotto, così magari ve le potete leggere direttamente, visto che ovviamente la scatola non l'avrete in mano se non lo comprate, se non vi arriva a casa, così almeno siete anticipati e potete vedere, diciamo, se è per voi una cosa che vi serve oppure meno. Il video di questo piccolo tester USB è terminato. Se il video vi è piaciuto
ovviamente, come ve lo dico sempre, mettete mi piace, perché mi fa piacere, gioco di parole, che apprezziate, diciamo, quello che faccio per voi. Io mi sono comprato questo oggettino, ve l'ho fatto vedere e spero che a qualcuno magari gli possa essere stato utile. Vi metto il link in descrizione, perché qualcuno me lo chiede, dice non metti mai il link in descrizione di alcuni oggetti. Ora, di questo ce l'ho il link, vi metto il link in descrizione se qualcuno gli interessasse, diciamo, prenderlo. Poi non è detto che si trovi solo in quel link lì, magari lo cercate anche in altri posti, si trova anche in altri posti. Comunque vi metto il link dove, diciamo, l'ho preso io. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!